Onslaught. Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, nell'episodio precedente dei fumetti, perché inizia a piacermi sta storia di trattare i fumetti, abbiamo parlato dell'era di Apocalisse, ossia un grande classico dell'X-Men. Oggi andremo a parlare di Onslaught, ossia la saga che è venuta dopo l'era di Apocalisse, l'estate successiva. Allora, iniziamo col dire che ha diviso il pubblico, cioè chi lo ritiene un classicone che deve essere assolutamente letto e altri come me che l'hanno trovata un po' fiacca e un po' déjà vu dopo l'era di Apocalisse. Questa è una saga crossover, non vede solo gli X-Men in questa saga, in questa storia, vede anche i Fantastici 4, i Vendicatori e Hulk. Per chi non lo sapesse, i Vendicatori è il nome che da fumetto viene dato agli Avenger. Gli eventi iniziano praticamente quando... Allora, sappiate che ogni volta che Wolverine vede Magneto lo attacca e Magneto, controllando i metalli, lo mette subito alle corde. Un giorno Magneto si è stufato di questi continui attacchi e ha estratto l'adamantio dai pori della pelle a Wolverine, quasi uccidendolo. Allora Xavier, vedendo il suo cagnolino così maltrattato, non ci vide più e assorbì la mente di Magneto, rendendolo un vegetale, ma qualcosa gli rimane in testa. Inizia a nascere l'antagonista chiamato Onslaught. Onslaught non è altro che i poteri fusi, cioè che praticamente sono i poteri di Xavier con la mentalità di Magneto che è riuscito a tirare fuori l'odio represso per l'umanità. E niente, quando Onslaught è stato liberato da Xavier è successo un casotto. Una piccola nota è che come vedete il costume di Onslaught era molto simile a quello di Magneto. Tant'è vero che Onslaught sognava un mondo stile l'era di Apocalisse in cui i mutanti dominavano e quando vide i ricordi di X-Man, che vi ricordo era scappato dall'era di Apocalisse, riuscì a vedere questi ricordi, si incavolò perché disse: ma come avevate tutto sotto il vostro controllo e l'avete buttato via? Anche questa saga, se vedete qua si vede praticamente la faccia di Onslaught una volta messi i numeri principali assieme. Onslaught ha raggiunto il massimo potere quando ha assorbito Franklin Richards, che probabilmente è il figlio di Susan Storm e Red Richards, ossia dei due dei Fantastici 4. Quando ha assorbito i suoi poteri, che probabilmente è Franklin Richards è l'essere più potente dell'universo, ha avuto un potere incredibile. Onslaught riusciva a manipolare la materia, riusciva a manipolare gli eventi, tant'è vero che si prese come scagnozzo Sabretooth facendolo uscire di prigione, riuscì anche a uccidere gli eroi, però in un modo particolare. Quando Onslaught venne sconfitto, c'erano gli eroi classici, diciamo, come i Vendicatori, Hulk e i Fantastici 4 che lo combattevano fisicamente, mentre gli X-Men lo combattevano psichicamente. Quando gli eroi hanno capito che l'unico modo che avevano di, come si dice, di combattere Onslaught era farsi assorbire da lui, cioè gli eroi Vendicatori, Fantastici 4 e Hulk, era farsi assorbire da lui, sono entrati in lui e si sono sacrificati praticamente perché gli X-Men psichicamente potessero uccidere Onslaught, che poi non l'hanno ucciso, ma comunque l'hanno tenuto parecchio a bada. Una cosa particolare è che Onslaught è riuscito a dividere in due entità completamente diverse, fisicamente proprio, Bruce Banner e Hulk. Gli eroi però non sono morti, c'è stata la rinascita degli eroi che li ha visti in un mondo alternativo
combattere sotto il sogno di un gigante. C'è un detto, se non sbaglio, che dice che la vita non è altro che il sogno di un gigante e l'hanno interpretato alla lettera la Marvel. Capirete che un mondo senza eroi, praticamente era rimasto solo Spider-Man, un mondo senza eroi, già i mutanti erano visti di malo modo dall'umanità. Gli X-Men sono sempre stati quegli eroi che però l'umanità temeva, eccetera, eccetera. Diciamo il motto contro il razzismo di Marvel. È un mondo senza gli eroi come Capitan America, Iron Man, tutti quanti che si sono sacrificati appunto per annientare un antagonista costruito da un paio di mutanti. Gli X-Men a loro volta sono stati visti ancora peggio di cattivo occhio dall'umanità e quindi erano ancora più odiati. Però poi gli eroi sono tornati, c'è stato Bastion, ma vabbè, Bastion lasciamolo perdere, una cosa orribile. Vi ricordo che in descrizione vi lascio il mio link Amazon, referral, se volete darmi una manina a me e al canale a crescere. Potremo migliorare l'attrezzatura o qualcos'altro, insomma, in modo da avere contenuti un po' migliori, un po' più freschi. Voi se fate acquisti con questo link non ci rimettete niente. L'unica cosa è che Amazon mi dà qualcosina a me perché dice: ah, tu gliel'hai consigliato, allora vai. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!